Buongiorno e di nuovo bentornati a tutti, gente. Come state? Ci stiamo avvicinando al periodo pasquale e quindi cominciamo a vedere qualche dolce tipico di questa festività. E uno tra tutti è la pastiera napoletana. È un dolce che adesso si trova anche in altri periodi dell'anno, ma è strettamente legato a questa festività particolare e molto sentita. Quindi noi adesso andiamo a vedere gli ingredienti e la ricetta. E poi parleremo di alcuni consigli che vi darò e anche qualche piccola notizia storica di questo straordinario dolce alla fine del video. Ci vediamo dopo! Ah, a proposito, per tutti quelli che oggi mi vengono a trovare per la prima volta, oppure mi sono già venuti a trovare in passato ma non si sono iscritti, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella lì sotto, così rimarrete aggiornati sulle prossime ricette. Ci vediamo dopo! We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no. Setacciate bene la ricotta in un colino a maglie strette, questo sia per togliere il siero sia per farla più cremosa. No track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Mettete lo zucchero e mescolate bene per farlo incorporare alla ricotta. So where do we go when Ora copritela con la pellicola alimentare e mettetela in frigo. Lasciatela riposare per almeno 4 ore, meglio ancora una notte intera. from here when Ora prepariamo la frolla. Mettiamo il burro morbido all'interno del secchiello della planetaria insieme allo zucchero e facciamo andare a velocità medio-bassa. y'all, we get down to the beat, y'all. Dopo qualche minuto cominciamo ad aggiungere l'uovo e i 2 tuorli, uno per volta, aspettando che il primo sia stato completamente assorbito. Waiting for something I can't get out. Poi aggiungete la scorza di limone grattugiata I don't even care, e l'aroma dei fiori d'arancio. don't even care anymore. E infine un pizzico di sale e continuate a mescolare con la planetaria per almeno 3-4 minuti. Got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Mettete ora tutta quanta la farina e continuate a mescolare con un mestolo fino a quando non si compatterà l'impasto. Everything feels like it just stays the same. Where do we go from here when Su un piano leggermente infarinato mettete la frolla e continuate a impastare velocemente fino a quando non si compatterà. everything feels like it just stays the same? Where do we go from here when everything Una volta fatto prendete la pellicola alimentare e avvolgetela e lasciate anche questa riposare per almeno 4 ore, meglio ancora tutta una notte. unless The next morning. get together? Prepariamo ora la crema di grano, mettendo dentro in un pentolino il grano cotto, il burro, le scorze di arancia e di limone, il latte e facciamo andare a fuoco molto basso per circa 20-25 minuti, mescolando spesso. Passato questo tempo, togliamo le bucce degli agrumi e lasciamolo raffreddare. Prendete ora 100 g della crema di grano e frullatela con un frullatore di immersione. Questo per rendere la crema un pochino più liscia. Riprendiamo ora la crema di ricotta che abbiamo lasciata tutta la notte a riposare e mettiamola in un contenitore piuttosto capace. Aggiungiamo un cucchiaino scarso di cannella e mescoliamo bene. Aggiungiamo un uovo per volta alla crema e facciamolo assorbire per bene prima di aggiungere l'altro.
Aggiungiamo anche l'aroma dei fiori d'arancio e mescoliamo bene. Aggiungiamo anche la crema di grano raffreddata completamente. E la frutta candida tritata finemente e mescoliamo per bene. Su un piano infarinato riprendiamo la nostra frolla e stendiamola con il mattarello fino ad arrivare ad uno spessore di 3-4 mm. Prendiamo ora lo stampo per la pastiera imburrato e infarinato. Arrotoliamo la nostra frolla sul mattarello e poi stendiamola delicatamente sullo stampo per pastiera. Facciamo aderire la frolla su tutto lo stampo delicatamente e con un coltello togliamo l'eccesso di pasta. Rifiliamo anche il bordo delicatamente e buchiamo con i rebbi di una forchetta il fondo della pastiera. Con la rimanente frolla la stendiamo di nuovo per ricavarne poi le strisce per decorare la pastiera. Mettiamo dentro la pastiera adesso la nostra crema. Mi raccomando, lasciate il bordo libero di almeno 3-4 mm perché in cottura la crema si gonfierà. Ora con la frolla rimanente, una volta stesa, ricaviamone delle strisce per decorare la nostra pastiera. Disponete le strisce in maniera obliqua, in modo da formare delle losanghe. Una volta fatta raffreddare completamente, sformate la vostra pastiera aiutandovi con un piatto e poi con un sottotorta. E come ultimo tocco, spolveratela con dello zucchero a velo. E ora finalmente vi potrete godere questo delizioso dolce della cucina partenopea. Vi auguro un buon appetito! Eccoci di nuovo qui. Come avete visto è un dolce veramente straordinario e nei suoi ingredienti nasconde tanti simboli legati a questa festa cristiana. Però prima parliamo dei consigli. Primo consiglio, setacciate bene la ricotta e mescolatela bene con lo zucchero. Dopodiché fatela riposare per almeno 4 ore, ancora meglio una notte intera. Questo permetterà allo zucchero di sciogliersi e la crema diventerà liscia e setosa. Per lo stesso tempo fate riposare anche la pasta frolla, così il giorno dopo sarà più facile stenderla. Io ho frullato 1/3 del grano per rendere la crema un pochino più liscia, meno grossolana, ma se a voi piace così, saltate benissimo questo passaggio. Qui è un mio consiglio veramente personale. Al posto dei classici canditi che trovate regolarmente, utilizzate la frutta candita. Intanto è molto più buona e ha un profumo maggiore e poi non ha quel sapore di chimico o comunque di artefatto che hanno i canditi, quelli classici che si trovano nel supermercato. E ora il consiglio più importante. La temperatura del forno non deve superare i 160 gradi.
Questo perché la frolla non si deve bruciare, deve cuocere lentamente. Se durante la cottura vedete che si gonfierà parecchio, non vi preoccupate, è normale. Se volete potete aprire leggermente il forno e poi dopo qualche secondo, circa un 30-40 secondi, richiudetelo. In piano piano si sgonfierà da sola. Quando farete la prova a stecchino, l'interno dovrà essere sì asciutto ma anche leggermente appiccicoso. Se si seccherà troppo, perderà le sue caratteristiche. Infatti si dovrà presentare con la frolla che sarà più chiara e la parte interna, cioè la crema, leggermente più scura. E mi raccomando un'altra cosa, fatela raffreddare completamente, ci vorranno 4-5 ore, perché se proverete a toglierla prima dallo stampo vi si romperà. Bene, e ora parliamo della storia di questo straordinario dolce, che tra parentesi va tra il mito e la realtà. Il mito in pratica si dice che la sirena Partenope, e da questo il nome Partenopei per i napoletani, dimorò nel Golfo di Napoli e per rendergli omaggio gli abitanti del luogo gli portarono determinati doni: la farina, la ricotta, le uova, simbolo di rinascita, e il grano cotto nel latte, i fiori d'arancio, il profumo della terra campana, il loro simbolo, le spezie e lo zucchero per la dolcezza. In realtà la storia è un po' diversa, chiaramente. Intanto pare che sia nato questo dolce all'interno del convento di San Gregorio Armeno dalle suore che vi abitavano, e hanno utilizzato tutti questi ingredienti proprio perché simboleggiavano ognuno una parte della Pasqua, come vi dicevo prima, le uova per la rinascita o la risurrezione in questo caso, l'abbondanza con la ricotta e lo zucchero e così via. Si dice poi che ebbe un tale successo perché la regina Margherita d'Austria, moglie di Ferdinando II di Borbone, veniva chiamata la regina che non rideva mai. Ebbene, fece il suo primo sorriso davanti a tutti proprio dopo aver assaggiato questo straordinario dolce che è la pastiera napoletana. E il detto del re disse che doveva aspettare un anno intero per poter rivedere la sua regina sorridere di nuovo. Io spero di avervi fatto cosa gradita per queste piccole informazioni e qualche consiglio. Io vi aspetto allora alla prossima ricetta, grazie di avermi tenuto compagnia e ci vediamo. Buona giornata a tutti!